Il sondaggio che vi ho posto qualche settimana fa sulla scheda community del mio canale YouTube ha avuto i risultati che aspettavo. Vi ho chiesto se vi sarebbe interessato che realizzassi dei tutorial delle lezioni base per apprendere la tecnica dell'uncinetto tunisino ed il risultato è stato più che positivo, ben un 93% di sì. Ciao a tutte care amiche gomitoline e ben ritrovate nel mio canale. Oggi faremo la prima lezione di uncinetto tunisino. Vedremo in breve che cos'è l'uncinetto tunisino e impareremo come realizzare la riga d'inizio per qualsiasi lavoro a prescindere dal punto che avete scelto. Quindi non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e cominciamo! L'uncinetto tunisino, conosciuto anche come uncinetto afghano, viene considerato un mix tra l'uncinetto e i ferri da maglia. Con questo particolare uncinetto si produce un tessuto molto simile a quello realizzato con il telaio. Questo tipo di uncinetto tunisino che ho io è lungo circa 30-35 cm e si presenta simile a un ferro da maglia ma con la punta di un uncinetto. Anche per questi uncinetti ci sono varie misure come per gli uncinetti classici. Poi c'è un altro tipo di uncinetto tunisino che io non ho qui a casa, dove la prima parte è uguale all'uncinetto classico, mentre la parte posteriore non è così rigida, ma ha una mezza specie di tubicino in plastica attaccato qui sulla coda. Le differenze principali tra l'uncinetto tunisino e l'uncinetto classico è che nell'uncinetto tunisino il lavoro non si volta mai. L'uncinetto tunisino si impugna come uno spazzolino da denti, perché impugnarlo come una penna diventerebbe scomodo per la lavorazione. Anche per quanto riguarda gli schemi e i simboli sono diversi tra l'uncinetto classico e l'uncinetto tunisino, ma quelli li vedremo nelle lezioni successive. Siccome con l'uncinetto tunisino si ottiene un punto molto ma molto compatto, si consiglia di utilizzare l'uncinetto di 1/2 misure più grande rispetto a quello indicato dal filato. Possiamo utilizzare tutti i tipi di filato che ci piacciono. A prescindere dal punto che vogliamo realizzare, con l'uncinetto tunisino andrà sempre fatta la stessa riga principale di andata e ritorno, quindi abbiamo sempre la stessa riga di base. Adesso vediamo insieme come realizzare appunto questa riga di base che ci servirà per tutti i progetti che vorremmo realizzare. Per la riga iniziale di qualsiasi punto che vogliamo realizzare all'uncinetto, iniziamo facendo un nodino scorsoio, che è il classico che conosciamo dell'uncinetto, e per questo campione andrò ad avviare 20 catenelle. Ovviamente le catenelle saranno scritte in base al progetto che volete realizzare. E vado ad avviare 20 catenelle nella maniera classica. Avviate le nostre 20 catenelle, ruotiamo leggermente la catenella perché andremo a puntare l'uncinetto sulla parte posteriore della catenella. Vedete che sul davanti la catenella forma una V, mentre dietro ha questo filo. E noi andremo a puntare l'uncinetto proprio in questi fili posteriori della catenella. Partendo dalla seconda catenella, dall'uncinetto 1 e 2, andiamo ad inserire l'uncinetto nella codina posteriore, agganciamo il filo e lo portiamo fuori e abbiamo 2 asole sull'uncinetto. La stessa cosa andiamo a fare per tutte le catenelle successive. Agganciamo il filo posteriore della catenella, agganciamo il filo e lo portiamo fuori e abbiamo 3 asole sull'uncinetto. Nella catenella successiva entriamo con l'uncinetto nella codina posteriore, agganciamo il filo e lo portiamo fuori. E ho 4 asole sull'uncinetto e continuo in questo modo fino ad arrivare alla fine della catenella. Se ho realizzato 20 catenelle iniziali, alla fine della catenella dovrò avere 20 archetti sull'uncinetto. Terminata tutta la catenella, il lavoro si presenta in questo modo. Se andiamo a contare, abbiamo 20 asole sull'uncinetto
E questo che abbiamo appena visto è il giro di andata. A differenza dell'uncinetto classico, che si va a girare il lavoro per procedere con la seconda riga, l'uncinetto tunisino ha un ritorno, ha un giro di ritorno, quindi da destra verso sinistra è il giro d'andata e da sinistra verso destra è il giro di ritorno. Per realizzare il giro di ritorno agganciamo il filo e lo facciamo passare attraverso la prima asola, in questo modo, soltanto per quanto riguarda l'ultima asola. Mentre nei passaggi successivi andiamo ad agganciare il filo e lo facciamo passare attraverso due asole, in questo modo. Agganciamo il filo e lo facciamo passare a due asole alla volta fino ad arrivare alla fine della catenella. E questo è il nostro giro di ritorno. E quella che avete visto è la riga di inizio per qualsiasi lavoro all'uncinetto tunisino. Per questa lezione è tutto e noi ci vediamo alla seconda lezione dove impareremo come realizzare il punto tunisino semplice, conosciuto anche come punto afghano. Ciao!